Benvenuti nell'antro esoterico, il luogo dove i veli della storia ufficiale vengono sollevati per rivelare verità nascoste da secoli. Oggi vi condurrò attraverso uno dei misteri più affascinanti e controversi della storia occidentale. La connessione segreta tra i Rosa Croce, la massoneria e il Santo Graal, una cospirazione che attraversa 20 secoli di storia. Ci sono storie che non dovrebbero essere raccontate. Ci sono verità che, una volta svelate, cambiano per sempre la nostra percezione del mondo. Quella che sto per narrarvi è una di queste. Nel cuore dell'Europa del XVII secolo, quando il sapere era controllato e la scienza perseguitata, apparve all'improvviso un messaggio enigmatico, non una semplice lettera, non una profezia, ma un manifesto. Un documento stampato a Kassel, in Germania, datato 1614, che avrebbe scosso le fondamenta del pensiero europeo. Il suo contenuto rivelava l'esistenza di una confraternita segreta, antica e sapiente. Una fratellanza che aveva attraversato i secoli protetta dal silenzio, la cui missione era guidare l'umanità verso una nuova era di illuminazione. Il suo nome, Fraternitas Rosae Crucis, la fratellanza della Rosa Croce. Ma dietro questo manifesto si celava un segreto ancora più profondo, un segreto che collega la figura di Gesù Cristo, Maria Maddalena, i re merovingi, i templari, i Rosa Croce e la massoneria in un'unica straordinaria narrazione che sfida tutto ciò che ci è stato insegnato sulla storia della cristianità e dell'Occidente. In questo viaggio di oltre 40 minuti esploreremo l'origine dei manifesti rosacrociani e il loro messaggio nascosto, la vera storia di Maria Maddalena e la sua fuga in Francia, il segreto del sangue reale e la dinastia merovingia, il mistero di Rennes-le-Château e del parroco Béranger Saunière, i legami occulti tra Rosacroce, massoneria e la fondazione degli Stati Uniti, la reinterpretazione del Santo Graal come linea di sangue, e infine il significato di tutto questo per il nostro tempo. Prima di iniziare questo viaggio straordinario, vi invito a iscrivervi al canale L'Antro Esoterico e ad attivare le notifiche. Questo video fa parte di una serie dedicata ai grandi misteri della storia esoterica e non vorrete perdere i prossimi capitoli di questa affascinante esplorazione. Preparatevi a mettere in discussione tutto ciò che pensavate di sapere sulla storia occidentale. Ciò che sto per rivelarvi non è fantasia, ma il risultato di decenni di ricerche, documenti storici e connessioni che pochi hanno avuto il coraggio di esplorare fino in fondo. Nel 1614 un documento enigmatico iniziò a circolare nelle strade di Kassel, in Germania, intitolato Fama Fraternitatis Rosae Crucis, la fama della fraternità della Rosa Croce. Questo manifesto annunciava l'esistenza di una società segreta di sapienti che possedeva conoscenze antiche e rivoluzionarie. Non era firmato da alcun autore riconoscibile, ma il suo impatto fu immediato e profondo. Il manifesto raccontava la storia di un misterioso Christian Rosenkreuz, un saggio tedesco che avrebbe viaggiato in Medio Oriente e Nord Africa nel XIV secolo, apprendendo saggezze segrete dai sapienti islamici ed ermetici. Al suo ritorno in Europa, avrebbe fondato una confraternita dedicata alla preservazione e trasmissione di queste conoscenze. L'anno successivo, nel 1915, apparve un secondo manifesto, la Confessio Fraternitatis, la confessione della fraternità. Questo documento ampliava i temi del primo, delineando una riforma universale della conoscenza umana e annunciando l'alba di una nuova era di illuminazione. Nel 1616 venne pubblicato il terzo e più enigmatico dei testi rosacrociani, Le nozze chimiche di Christian Rosenkreuz, un'allegoria alchemica che narrava un viaggio iniziatico in 7 giorni, ricco di simbolismi ermetici e trasformazioni spirituali. Ma chi aveva scritto questi testi? E perché proprio in quel momento storico? Ricerche storiche hanno identificato Johann Valentin Andreae, un teologo luterano tedesco, come probabile autore delle nozze chimiche, mentre gli altri manifesti potrebbero essere stati opera di un circolo di intellettuali di cui faceva parte.
Ma la vera domanda non è tanto chi li scrisse materialmente, quanto piuttosto quale messaggio nascosto contenessero. L'Europa del primo Seicento era dilaniata da conflitti religiosi. La guerra dei 30 anni stava per iniziare. L'Inquisizione era ancora attiva. La libertà di pensiero era un concetto pericoloso. In questo clima di oppressione intellettuale, i manifesti rosacrociani rappresentavano una chiamata alla riforma spirituale e intellettuale, un invito a superare le divisioni religiose in nome di una conoscenza universale. Ma c'era qualcosa di più profondo, qualcosa che pochi seppero cogliere all'epoca. Il simbolo stesso della Rosa Croce nasconde un messaggio rivoluzionario. La rosa che sboccia sulla croce non è solo un emblema di purezza spirituale. Secondo interpretazioni esoteriche, rappresenta la vita che fiorisce dalla morte, ma non in senso allegorico. La rosa, simbolo antichissimo del femminino sacro, sboccia sulla croce, simbolo della morte di Cristo. Un'unione di opposti che suggerisce una verità nascosta, la continuazione della vita oltre la crocifissione, non attraverso una resurrezione spirituale, ma attraverso una discendenza carnale. I Rosa Croce non erano semplici riformatori religiosi o filosofi. Secondo alcune interpretazioni storiche, erano i custodi di un segreto che risaliva alle origini stesse del cristianesimo. Un segreto che riguardava il sangue, non in senso metaforico ma letterale. Per comprendere la portata di questo segreto, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, al 325 d.C., quando l'imperatore Costantino convocò il concilio di Nicea. Fu in quell'occasione che la natura di Gesù venne ufficialmente definita: Figlio di Dio, nato da una vergine, morto, risorto e asceso al cielo. La sua figura venne separata da ogni traccia di umanità carnale. Ma questa definizione dogmatica comportò un'operazione di pulizia dei testi che presentavano una visione diversa. I Vangeli apocrifi, che contenevano riferimenti a un Gesù più umano, vennero sistematicamente eliminati dal canone ufficiale, proibiti e dimenticati. Nel 1945, a Nag Hammadi in Egitto, venne scoperta una collezione di testi gnostici che gettò nuova luce su questa storia. Tra questi il Vangelo di Filippo, il Vangelo di Maria e il Vangelo degli Egiziani. Il Vangelo di Filippo, che contiene un passaggio sorprendente. La compagna del Salvatore è Maria Maddalena. Gesù la amava più di tutti i discepoli e la baciava spesso sulla bocca. Questo ci porta al cuore del mistero rosacrociano e al personaggio che, secondo molti studiosi, rappresenta la chiave di volta di questa storia millenaria. Maria Maddalena, non la peccatrice redenta della tradizione ufficiale, ma la compagna di Gesù e la portatrice del suo sangue. Chi era veramente Maria Maddalena? La tradizione ecclesiastica medievale ce l'ha presentata come una prostituta redenta, una peccatrice che lavò i piedi di Gesù con le sue lacrime. Ma questa immagine, così profondamente radicata nell'immaginario collettivo, è il risultato di una deliberata distorsione storica. Nel 591 d.C., Papa Gregorio Magno pronunciò un'omelia in cui identificava arbitrariamente Maria Maddalena con la peccatrice anonima menzionata nel Vangelo di Luca. Questa fusione di personaggi priva di fondamento nei testi originali servì a un preciso scopo teologico e politico: abbassare la figura di Maddalena, eliminare il suo ruolo di compagna privilegiata di Gesù e rendere la narrazione cristiana più gestibile dal punto di vista gerarchico. I testi gnostici ritrovati a Nag Hammadi nel 1945 raccontano una storia molto diversa. Nel Vangelo di Filippo, Maria Maddalena viene descritta come la compagna di Gesù, termine che in aramaico indica una relazione matrimoniale. Nel Vangelo di Maria, scoperto alla fine del XIX secolo, è lei a confortare gli apostoli dopo la crocifissione e a trasmettere insegnamenti segreti ricevuti direttamente da Gesù. Questi testi, esclusi dal canone ufficiale, suggeriscono che Maddalena non era semplicemente una seguace, ma una figura centrale nel primo cristianesimo, forse la più importante dopo Gesù stesso. Ma la vera storia di Maria Maddalena non finisce con la crocifissione. Secondo tradizioni antichissime, mai completamente cancellate, dopo la morte di Gesù, Maddalena fuggì dalla Palestina, non da sola, ma incinta.
La tradizione provenzale, tramandata per secoli e mai completamente sconfessata nemmeno dalla Chiesa locale, racconta che Maria Maddalena sbarcò sulle coste della Francia meridionale, precisamente a Sainte-Marie-de-la-Mer, accompagnata da altre due Marie, probabilmente Maria Salomè e Maria Giacobè, e da altri seguaci. Con sé portava un segreto inconfessabile. Era in attesa di un figlio di Gesù, o forse lo aveva già partorito. Secondo queste tradizioni, Maddalena avrebbe dato alla luce una bambina, chiamata Sara, da cui deriverebbe il culto di Sara la Nera, venerata ancora oggi dai gitani, e da lei sarebbe nata una stirpe sacra, una linea di sangue destinata a influenzare segretamente la storia europea. Nelle grotte della Sainte-Baume, dove secondo la leggenda Maddalena trascorse gli ultimi anni della sua vita in contemplazione, i pellegrini si recavano già nel Medioevo, molto prima che le apparizioni mariane diventassero il fulcro della devozione popolare. Questi pellegrinaggi non erano diretti alla Vergine Maria, ma a Maddalena stessa, venerata come portatrice di una saggezza segreta. Un elemento affascinante di questa storia è il culto delle Madonne Nere, diffuso in tutta Europa, ma particolarmente concentrato in Francia, Spagna e Italia. Queste enigmatiche statue di una figura femminile dalla carnagione scura, spesso con un bambino in braccio, sono state tradizionalmente identificate con la Vergine Maria. Tuttavia, molti storici e antropologi hanno notato caratteristiche peculiari. Sono venerate in luoghi antichissimi, spesso grotte o siti pagani preesistenti. La loro iconografia differisce notevolmente dalle rappresentazioni canoniche della Vergine e sono associate a culti della fertilità e della terra. Secondo alcune interpretazioni esoteriche, queste Madonne Nere non rappresenterebbero la Vergine Maria, ma Maria Maddalena stessa, protetta e venerata sotto le spoglie di un'icona cristiana accettabile. Il colore scuro simboleggerebbe sia le sue origini mediorientali, sia la sua connessione con antiche divinità femminili come Iside o Cibele. E il bambino che porta in grembo non sarebbe Gesù, ma il figlio di Gesù, l'erede di una linea di sangue sacra. Ma se questa discendenza è realmente esistita, quale percorso ha seguito attraverso i secoli? Come ha potuto sopravvivere alle persecuzioni e all'oblio della storia ufficiale? La risposta ci porta nel cuore della Francia alto-medievale, al tempo di una dinastia misteriosa e potente, i cui sovrani si diceva possedessero poteri taumaturgici e una connessione diretta con il divino. I Merovingi, i re dai lunghi capelli, che governarono la Francia tra il V e l'VIII secolo. È qui che la storia del sangue reale prende una piega ancora più sorprendente, collegando la discendenza di Maria Maddalena con una delle dinastie più enigmatiche della storia europea. Nel cuore dell'Europa altomedievale, tra il V e l'VIII secolo, una dinastia misteriosa governò sui territori che oggi costituiscono Francia, Belgio e parte della Germania, i Merovingi. Non erano sovrani ordinari. Le cronache dell'epoca li descrivono come esseri quasi soprannaturali, dotati di poteri taumaturgici, la capacità di guarire con il solo tocco delle mani, e caratterizzati da lunghi capelli che non tagliavano mai, ritenuti sede del loro potere. La loro autorità, secondo le leggende, non derivava da conquiste militari o da sangue romano, ma da un'origine divina. Il cronista Fredegario, nel VII secolo, racconta che il capostipite della dinastia, Meroveo, sarebbe nato dall'unione tra la moglie del re Franco Clodione e una misteriosa creatura marina, un'allusione a origini non completamente umane. Queste leggende potrebbero sembrare semplici miti fondativi, comuni a molte dinastie antiche, ma c'è un elemento che rende i Merovingi unici: la loro improvvisa e violenta rimozione dalla storia e il modo in cui il loro ricordo è stato sistematicamente cancellato. Tra tutti i re merovingi, uno in particolare è stato oggetto di una damnatio memoriae quasi perfetta, Dagoberto II. Re d'Austrasia dal 676 al 679, la sua esistenza fu quasi completamente rimossa dai registri ufficiali, al punto che fino al XVII secolo gli storici dubitavano che fosse realmente esistito. La storia di Dagoberto è emblematica. Mandato in esilio da bambino a seguito di intrighi di corte, visse per anni a York, in Inghilterra, dove secondo alcune fonti sarebbe stato iniziato a conoscenze esoteriche.
Tornato in patria e salito al trono, il suo regno durò appena 3 anni. Il 23 dicembre 679, mentre era a caccia in una foresta presso Stenai, venne assassinato da membri della sua stessa corte. Secondo tradizioni mai confermate ufficialmente, nell'abbazia di Orval in Belgio sarebbe esistita una lapide con un'iscrizione enigmatica riferita a Dagoberto. Rex Deus, re degli dei o re divino, seguita da un riferimento al Santo Sangue. È qui che la storia dei Merovingi si intreccia con quella di Maria Maddalena. Secondo alcune interpretazioni storiche non ortodosse, la linea di sangue partita da Maria Maddalena e dal presunto figlio di Gesù si sarebbe fusa, secoli dopo, con la dinastia merovingia. I Merovingi sarebbero stati, in altre parole, i discendenti diretti di Gesù Cristo. Questa teoria spiegherebbe i loro presunti poteri taumaturgici, simili a quelli attribuiti a Gesù, la loro autorità divina e soprattutto il motivo per cui furono così brutalmente rimossi dalla storia. Dagoberto II ebbe un figlio, Sigisberto IV, che secondo la storia ufficiale morì bambino. Ma alcune fonti suggeriscono che sopravvisse, nascosto in Linguadoca, nel sud della Francia, sotto la protezione di un ordine segreto. Questo bambino avrebbe continuato la linea di sangue merovingia che non si sarebbe mai estinta, ma sarebbe stata protetta nei secoli da confraternite segrete. Ed è qui che tornano in scena i Rosacroce. Secondo questa interpretazione, i Rosacroce non sarebbero stati semplici filosofi o mistici, ma i custodi di questa linea di sangue sacra. In tempi in cui rivelare una simile verità avrebbe significato morte certa, travestirono la conoscenza da allegoria, la genealogia da simbolo, la carne da spirito, ma lasciarono tracce. Il simbolo stesso della Rosa Croce può essere interpretato come un codice, la rosa, Maria Maddalena, che fiorisce sulla croce, l'albero genealogico di Cristo, generando il sangue reale, in francese sang real, una delle possibili etimologie di Santo Graal. Attraverso i secoli questa protezione avrebbe assunto forme diverse. Nel Medioevo fiorirono chiese dedicate a Santa Maddalena, spesso in luoghi isolati, seguendo una linea che taglia l'Europa da sud-ovest a nord-est, dalla Provenza fino alla Scozia, la cosiddetta linea di San Michele. Questo allineamento, troppo preciso per essere casuale, non ha mai ricevuto una spiegazione ufficiale. Allo stesso modo, chiese dedicate a santi poco conosciuti o fuori contesto, come San Leonardo, associato alla liberazione, apparvero strategicamente in luoghi dove la Chiesa aveva interesse a reprimere eresie. Ma il cuore di questo mistero, il punto focale dove tutte queste linee convergono, è un piccolo villaggio nel sud della Francia, sperduto tra le colline dell'Aude, Rennes-le-Château, un nome che oggi evoca leggende, tesori nascosti e segreti millenari. Nel cuore della regione dell'Aude, nel sud della Francia, sorge un piccolo villaggio che è diventato l'epicentro di uno dei più affascinanti misteri moderni, Rennes-le-Château, un luogo apparentemente insignificante, con meno di 100 abitanti, ma che nasconde enigmi che hanno attirato l'attenzione di storici, esoteristi e cercatori di tesori da tutto il mondo. La storia moderna di Rennes-le-Château inizia nel 1985, quando un umile sacerdote di campagna, François Béranger-Saunière, viene assegnato alla parrocchia locale. Saunière era un uomo semplice, con un modesto stipendio di parroco rurale, eppure, nel giro di pochi anni, qualcosa di straordinario accadde. Tra il 1891 e il 1905, Saunière spese somme enormi per ristrutturare la piccola chiesa del villaggio, dedicata a Maria Maddalena. Non si limitò a restaurarla. La trasformò in un vero e proprio tempio esoterico, pieno di simboli misteriosi, iscrizioni latine ambigue e statue dalla simbologia inquietante. All'ingresso della chiesa fece collocare un demone insolito, Asmodeo, che sostiene l'acquasantiera, una scelta iconografica quantomeno inusuale per una chiesa cattolica. All'interno, una statua di Maria Maddalena è circondata da simboli rosacrociani e un'iscrizione latina recita «Terribilis est locus iste». Questo luogo è terribile, una citazione biblica che assume qui connotazioni inquietanti. Ma Saunière non si fermò qui. Costruì una villa sontuosa, Villa Betania,
e una torre panoramica chiamata Tour Magdala, un chiaro riferimento a Maria Maddalena. Acquistò terreni, viaggiò in tutta Europa, collezionò opere d'arte e libri rari. Si stima che abbia speso l'equivalente di milioni di euro attuali, una somma impossibile per un semplice parroco di campagna. Da dove proveniva tutto questo denaro? Saunier non lo rivelò mai, nemmeno quando nel 1910 fu sospeso dalle sue funzioni sacerdotali per simonia, vendita di messe e sacramenti. Portò il suo segreto nella tomba, quando morì improvvisamente nel 1977. Le teorie su ciò che Saunier potrebbe aver scoperto sono molteplici. Alcuni sostengono che trovò un tesoro nascosto dai Visigoti o dai Templari. Altri ipotizzano che rinvenne documenti compromettenti che gli permisero di ricattare il Vaticano. Ma la teoria più affascinante e quella che collega Rennes-le-Château alla nostra storia è che Saunier abbia scoperto prove della sopravvivenza della linea di sangue merovingia. Forse una genealogia segreta che dimostrava la discendenza diretta da Gesù e Maria Maddalena. La chiesa che Saunier ristrutturò è piena di indizi. Il percorso della Via Crucis è invertito rispetto alla norma. La 14ª stazione, che dovrebbe rappresentare la deposizione di Gesù nel sepolcro, mostra invece persone che trasportano un corpo di notte, sotto la luna piena, un'immagine che ricorda più un trasferimento segreto che una sepoltura religiosa. E poi c'è il misterioso altare, sostenuto da 4 angeli in una posizione insolita, che sembra indicare un punto preciso sotto il pavimento della chiesa. Molti ritengono che Saunier abbia trovato qualcosa proprio lì, durante i lavori di ristrutturazione. È a questo punto che la storia fa un salto temporale, portandoci agli anni 60 del Novecento, quando un personaggio enigmatico entra in scena, Pierre Plantard, una figura ambigua e affascinante, a metà tra lo storico, il mistico e, secondo alcuni, il geniale falsario. Nel 1964, Plantard depositò presso la Biblioteca Nazionale di Parigi una serie di documenti noti come Dossiers Secrets, dossier segreti, che raccontavano la storia di un'organizzazione segreta chiamata Priorato di Sion, fondata nel 1099 da Goffredo di Buglione e che avrebbe avuto nel corso dei secoli gran maestri illustri come Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo e Claude Debussy. Secondo questi documenti, il Priorato di Sion avrebbe avuto un'unica missione attraverso i secoli: proteggere la discendenza merovingia, la linea di sangue che risaliva direttamente a Gesù Cristo e Maria Maddalena. E il centro di questa protezione sarebbe stato proprio Rennes-le-Château. Ma quanto c'è di vero in questa storia? I dossier secrets sono autentici documenti storici o un'elaborata mistificazione? E qual è il legame tra il Priorato di Sion, i Rosacroce e altre società segrete che hanno influenzato la storia occidentale? Nel 1964 un evento apparentemente minore ebbe luogo nella Biblioteca Nazionale di Parigi. Un uomo di nome Pierre Plantard depositò una serie di documenti che sarebbero diventati noti come i dossier secrets, dossier segreti. Questi documenti raccontavano la storia di un'organizzazione segreta chiamata Priorato di Sion, che avrebbe attraversato i secoli proteggendo un segreto di portata rivoluzionaria. Secondo i dossier, il priorato sarebbe stato fondato nel 1099 da Goffredo di Buglione, uno dei leader della prima crociata. La sua missione originaria sarebbe stata quella di proteggere un segreto legato alla basilica di Notre-Dame du Mont-Sion a Gerusalemme. Ma la vera natura di questo segreto era molto più profonda. I documenti elencavano una successione impressionante di gran maestri che avrebbero guidato l'ordine nei secoli: Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Isaac Newton, Victor Hugo, Claude Debussy e Jean Cocteau, tra gli altri. Nomi di giganti della cultura europea, uniti da un filo invisibile attraverso epoche diverse. Ma quanto c'è di vero in questa storia? La risposta è complessa. Ricerche successive hanno dimostrato che i dossier secrets erano, almeno in parte, una costruzione moderna. Lo stesso Plantard ammise negli anni 90 di aver creato o modificato alcuni dei documenti. Il Priorato di Sion, nella forma descritta nei dossier, era probabilmente una sua invenzione, creata con l'aiuto di complici come Philippe de Chérisey. Eppure la questione non è così semplice.
I dossier contenevano informazioni storiche accurate, dettagli genealogici verificabili e connessioni che richiedevano una conoscenza approfondita di testi esoterici antichi. Inoltre, molti dei simboli e dei codici presenti nei documenti mostravano sorprendenti paralleli con tradizioni rosacrociane e massoniche autentiche. Secondo alcuni studiosi, i dossier potrebbero essere stati un depistaggio controllato, una mescolanza deliberata di verità e falsità, creata non per negare completamente una verità, ma per proteggerla, confondendo le acque. Come disse una volta lo scrittore Umberto Eco, il modo migliore per nascondere qualcosa non è tenerlo segreto, ma circondarlo di bugie. Nel 1982, 3 autori britannici, Michael Baillen, Richard Leigh e Henry Lincoln, pubblicarono un libro destinato a fare scalpore, Il Santo Graal e la sua eredità, titolo originale, The Holy Blood and the Holy Grail. Basandosi in parte sui dossier Secrets, ma anche su ricerche indipendenti, il libro sosteneva che Gesù e Maria Maddalena ebbero dei figli, che la loro discendenza si fuse con la dinastia merovingia e che il priorato di Sion e altre società segrete proteggevano questa linea di sangue. Il libro divenne un best-seller internazionale e 20 anni dopo ispirò Dan Brown per il suo romanzo Il Codice da Vinci, che portò queste teorie a un pubblico ancora più vasto. Ma al di là delle controversie sulla veridicità dei dossier Secrets, c'è una domanda più profonda. Perché questa storia continua ad affascinare? Perché l'idea di una discendenza segreta di Gesù Cristo, protetta attraverso i secoli da società iniziatiche, risuona così potentemente nell'immaginario collettivo? Forse perché tocca una verità archetipica, l'idea che la storia ufficiale non sia l'unica storia, che sotto la superficie delle narrazioni accettate scorra una corrente sotterranea di conoscenza alternativa. O forse perché risponde a un bisogno profondamente umano di connessione con il divino non attraverso dogmi astratti, ma attraverso la carne, il sangue, la discendenza, una linea ininterrotta che collega il presente al passato sacro. E se il priorato di Sion, come descritto nei dossier Secrets, potrebbe essere in parte una costruzione moderna, altre società segrete hanno indubbiamente attraversato i secoli, influenzando profondamente la storia occidentale. Tra queste, la più nota e potente è senza dubbio la massoneria, i cui legami con i Rosacroce e con la protezione di conoscenze esoteriche sono documentati storicamente. La massoneria moderna nacque ufficialmente il 24 giugno 1717, quando 4 logge londinesi si unirono per formare la Gran Loggia d'Inghilterra. Ma le sue radici affondano molto più indietro nel tempo, in un intreccio di tradizioni esoteriche, gilde di costruttori medievali e circoli filosofici rinascimentali. Fin dalla sua nascita ufficiale, la massoneria ha attratto personalità di spicco, scienziati, filosofi, artisti, monarchi, rivoluzionari. E tra i suoi simboli fondamentali troviamo elementi che richiamano direttamente la tradizione rosacrociana: la rosa, la croce, il compasso, la stella a 6 punte, la colomba, la scala e il Graal. Questi paralleli non sono casuali. Secondo numerosi storici dell'esoterismo, la massoneria rappresenterebbe un'evoluzione operativa dei Rosacroce, una loro filiazione diretta. Non tanto per origini dichiarate ufficialmente, nessuna organizzazione massonica rivendica apertamente questa discendenza, ma per comunanza di simboli, rituali e soprattutto obiettivi. I gradi superiori di molti riti massonici, in particolare il rito scozzese antico e accettato, contengono espliciti riferimenti rosacrociani. Il 18° grado di questo rito è chiamato proprio Cavaliere Rosacroce e i suoi rituali includono simboli e allegorie che richiamano direttamente la tradizione rosacrociana del XVII secolo. Ma c'è di più. Nel 1660, a Londra, venne fondata un'istituzione destinata a cambiare il corso della storia scientifica occidentale, la Royal Society, la più antica e prestigiosa accademia scientifica del mondo. Ciò che pochi sanno è che molti dei membri fondatori della Royal Society erano non solo massoni, ma anche studiosi di alchimia, astrologia e filosofia ermetica, con forti legami con il pensiero rosacrociano. Robert Boyle, considerato uno dei padri della chimica moderna, era profondamente interessato all'alchimia e membro di circoli rosacrociani.
Isaac Newton, il genio della fisica classica, dedicò più tempo allo studio dell'alchimia e all'interpretazione esoterica della Bibbia che alla matematica e alla fisica. I suoi manoscritti, rimasti inediti fino al XX secolo, rivelano un'ossessione per le genealogie bibliche e per la ricerca del prisca sapientia, la saggezza primordiale. Questi uomini non vedevano contraddizione tra scienza e esoterismo. Per loro la scienza era solo una parte di un progetto più vasto. Comprendere l'universo per riscoprire il codice di Dio e forse per riconoscere il sangue di Dio nella carne dell'uomo. Ma il vero salto di qualità nell'influenza di queste società segrete sulla storia occidentale si compie con la nascita degli Stati Uniti d'America. È un fatto storico documentato che molti dei padri fondatori americani erano massoni. George Washington, Benjamin Franklin, John Hancock e numerosi altri firmatari della Dichiarazione di Indipendenza appartenevano a logge massoniche. L'influenza massonica e rosacrociana sulla simbologia americana è evidente. Basta osservare la banconota da $1, la piramide incompleta sormontata dall'occhio che tutto vede, l'occhio della provvidenza, il motto Novus Ordo Seclorum, nuovo ordine dei secoli, l'aquila con 13 stelle disposte a formare la stella di Davide, i 13 gradini della piramide, le 13 foglie d'ulivo, le 13 frecce. Il numero 13, oltre a rappresentare le colonie originarie, ha un profondo significato esoterico in numerose tradizioni. Persino la pianificazione urbanistica di Washington D.C., progettata principalmente dal massone Pierre-Charles L'Enfant, rivela forme geometriche precise, allineamenti con stelle e pianeti e disegni che richiamano simboli massonici e rosacrociani. L'architetto massone e urbanista David Ovason ha documentato nel suo libro The Secret Architecture of Our Nation's Capital oltre 1000 riferimenti astrologici e massonici nella struttura della capitale americana. Tutto questo solleva una domanda fondamentale. Perché uomini di tale calibro, scienziati, filosofi, statisti, erano così profondamente coinvolti in società segrete e tradizioni esoteriche? Erano semplicemente figli del loro tempo, influenzati da credenze oggi superate? O erano i custodi di una conoscenza più profonda, tramandata attraverso i secoli? E se il filo conduttore di questa storia millenaria fosse proprio il Santo Graal, non come coppa fisica, ma come metafora di una linea di sangue, di un'eredità genetica e spirituale che attraversa la storia occidentale? Per secoli il Santo Graal ha occupato l'immaginario occidentale come uno degli oggetti più misteriosi e ricercati della storia. Tradizionalmente rappresentato come la coppa utilizzata da Gesù durante l'Ultima Cena, o come il calice che raccolse il suo sangue durante la crocifissione, il Graal è stato al centro di innumerevoli leggende, poemi e ricerche. I racconti medievali, come quelli di Chrétien de Troyes e Wolfram von Eschenbach, narrano di cavalieri che dedicano la vita alla ricerca di questo oggetto sacro, dotato di poteri miracolosi. Ma nonostante secoli di ricerche, nessuna coppa fisica è mai stata identificata con certezza come il Santo Graal. E se il motivo fosse che abbiamo cercato nel posto sbagliato? Se il Graal non fosse un oggetto, ma qualcosa di molto più profondo e sorprendente? Un'interpretazione rivoluzionaria sostenuta da alcuni studiosi di linguistica e storia medievale suggerisce che il termine Santo Graal derivi in realtà da un'errata interpretazione di Sangreal o Sangre Real, in francese e spagnolo antico, sangue reale. Questa interpretazione trasforma completamente il significato della leggenda. Non si tratterebbe della ricerca di un oggetto, ma della protezione di una linea di sangue. Secondo questa lettura, il vero Graal sarebbe il sangue stesso di Gesù Cristo, trasmesso attraverso la sua discendenza con Maria Maddalena. Non un calice che ha contenuto il sangue, ma il sangue stesso che scorre nelle vene dei suoi discendenti. Questa interpretazione getta nuova luce su molti elementi delle leggende graaliane. Il fatto che il Graal sia descritto come custodito da una stirpe di re, i re pescatori. L'associazione del Graal con la fertilità e la guarigione, caratteristiche legate al sangue e alla discendenza. Il legame tra il Graal e la pietra caduta dal cielo, in alcune versioni della leggenda.
che potrebbe simboleggiare l'origine divina di questa linea di sangue. Alcuni testi alchemici del Rinascimento parlano del sangre real, non solo come sangue reale in senso dinastico, ma come una sostanza viva programmata per contenere una scintilla divina. Questo concetto si collega a una visione che nel XXI secolo ha trovato sorprendenti paralleli scientifici, la memoria genetica e l'epigenetica. L'idea che il nostro DNA non trasmetta solo tratti fisici, ma anche predisposizioni comportamentali, talenti e persino memorie ancestrali, una volta considerata pura fantasia, oggi è oggetto di serie ricerche scientifiche. L'epigenetica studia come l'ambiente e le esperienze possano influenzare l'espressione dei geni, creando modifiche che possono essere trasmesse alle generazioni successive. Se davvero esistesse una linea di sangue risalente a Gesù e Maria Maddalena, quella linea non porterebbe solo geni, ma potenzialmente una programmazione speciale, una predisposizione verso determinate capacità spirituali o intellettuali. Nel libro The Messianic Legacy, l'eredità messianica, gli autori Beijent, Lay e Lincoln suggeriscono che la vera eredità di Cristo non sia una religione, ma un archetipo vivente tramandato da carne a carne, da sangue a sangue. I Rosa Croce, nel loro linguaggio cifrato, non avrebbero fatto altro che custodire le chiavi di questa trasmissione. Secondo questa interpretazione, l'alchimia stessa, spesso erroneamente ridotta alla ricerca della pietra filosofale per trasformare i metalli in oro, sarebbe in realtà una metafora della trasformazione umana. Il vero obiettivo degli alchimisti non era la trasmutazione dei metalli, ma la trasmutazione dell'essere umano. Il risveglio in alcuni individui di una frequenza perduta, un'armonia primordiale tra spirito e corpo che permettesse di riportare sulla terra l'uomo divino. L'alchimia è stata spesso fraintesa e ridotta alla semplice ricerca della pietra filosofale per trasformare metalli comuni in oro. Ma per gli iniziati, questa era solo la superficie, il velo esteriore di una ricerca molto più profonda, la trasformazione dell'essere umano stesso. Gli alchimisti medievali e rinascimentali parlavano di 3 fasi fondamentali del processo alchemico: l'anigredo, opera al nero, l'albedo, opera al bianco, e la rubedo, opera al rosso. Queste fasi non riguardavano solo la trasformazione della materia, ma rappresentavano tappe di un percorso interiore. La morte dell'ego, nigredo, la purificazione dell'anima, albedo, e l'unione con lo spirito divino, rubedo. Secondo alcune interpretazioni esoteriche, l'intera tradizione rosacrociana avrebbe sempre operato su 2 livelli paralleli. Da un lato, proteggeva fisicamente la discendenza del sangue reale, dall'altro lavorava per risvegliare questo sangue, per attivare un potenziale dormiente. Perché secondo queste fonti, il sangue sacro non sarebbe automaticamente attivo, sarebbe come un codice dormiente, un potenziale che può restare inespresso per generazioni, finché non viene attivato dalla giusta combinazione di circostanze, pratiche spirituali o forse da un momento cosmico particolare. E quando si attiva, questo sangue non genererebbe potere nel senso convenzionale, ma coscienza, una nuova consapevolezza, una percezione ampliata della realtà, la capacità di vedere oltre il velo delle apparenze. Non è un caso che molti personaggi considerati rivoluzionari, visionari o profetici nella storia siano stati sospettati di appartenere a questa linea di sangue, o almeno di essere stati iniziati ai suoi misteri. Figure come Leonardo da Vinci, Isaac Newton o Nikola Tesla sembravano possedere una comprensione della realtà che andava oltre il loro tempo, come se avessero accesso a una conoscenza non comune. Oggi, con la mappatura del genoma umano, con le scoperte dell'epigenetica, con la comprensione sempre più profonda di come la coscienza interagisca con la materia, molte di queste idee che sembravano follia medievale cominciano a suonare sorprendentemente attuali. La scienza moderna sta riscoprendo l'importanza della risonanza e delle frequenze nel comportamento delle cellule. La fisica quantistica ha rivelato che la materia, a livello fondamentale, è più simile a un'onda di probabilità che a una particella solida,
e che l'osservatore influenza ciò che viene osservato. Le neuroscienze stanno mappando i modi in cui pratiche meditative millenarie modificano fisicamente il cervello. C'è chi ipotizza che oggi, nel nostro tempo, un risveglio stia già accadendo. Ci sono bambini che nascono con capacità cognitive fuori dal normale. Ci sono individui che riportano esperienze di coscienza espansa, visioni, intuizioni che sembrano attingere a un serbatoio di conoscenza non appreso. Ci sono persone comuni che improvvisamente ricordano informazioni che non hanno mai studiato. Forse sono solo coincidenze, anomalie statistiche, o forse sono echi genetici, richiami di un'eredità rimasta silenziosa troppo a lungo. La scienza ufficiale ride di tutto questo. Le religioni istituzionali lo negano o lo demonizzano. Ma i Rosacroce, i veri Rosacroce, non parlano. Loro sanno e forse stanno aspettando che i portatori si risveglino, che il sangue ritrovi la sua frequenza, che il Graal non venga più cercato fuori, ma riconosciuto dentro. Come recita un antico documento rosacrociano, quando l'uomo avrà occhi per vedere ciò che è nascosto sotto la pelle del mondo, allora la rosa fiorirà, e non sulla croce, ma nel cuore di chi l'ha sempre portata. Non c'è bisogno di credere a ogni dettaglio di questa storia. Non serve abbracciare ogni nome, ogni data, ogni leggenda. A volte basta guardare il vuoto attorno a una storia per capire che qualcosa è stato nascosto. Perché mai una figura come Maria Maddalena, presente in tutti i Vangeli, sarebbe stata relegata a peccatrice pentita, per poi essere progressivamente cancellata dalle prediche, dalle liturgie, dalla teologia ufficiale? Perché mai la dinastia merovingia, e in particolare Dagoberto II, sarebbe stata spazzata via con tanta determinazione, mentre altre ben più mediocri sono sopravvissute ai secoli? E perché mai un prete qualunque, in un paesino sperduto del sud della Francia, avrebbe speso una fortuna per trasformare la sua chiesa in un codice a cielo aperto? Forse perché dietro tutto questo non c'era solo una storia, ma una minaccia, non una spada, ma una possibilità. La possibilità che il potere della Chiesa, dei re, dei governi fosse illegittimo, che esistesse una stirpe alternativa, non eletta dagli uomini, ma scelta dalla natura stessa. Una linea di sangue che non si impone col dominio, ma si risveglia nella coscienza. E allora, se tutto questo fosse vero, se esistesse davvero una discendenza, dove sono oggi i suoi eredi? C'è chi dice che alcuni discendenti si siano persi, che il sangue si sia diluito nei secoli, che i portatori non sappiano nemmeno di esserlo. Camminerebbero nel mondo come chiunque altro, ma in loro qualcosa pulsa, un sogno ricorrente, una sensibilità inspiegabile, una connessione con qualcosa di più grande. Altri sostengono che i veri eredi siano perfettamente consapevoli della loro eredità, ma scelgano deliberatamente di restare nell'ombra. Non per paura, ma perché il loro potere non è di natura politica o economica, è un potere di coscienza che opera meglio nel silenzio e nella discrezione. Ma forse la verità più sorprendente è che questa linea di sangue non è esclusiva. Forse, come suggeriscono alcune interpretazioni esoteriche, il sangue reale è solo la manifestazione più concentrata di un potenziale presente in tutta l'umanità. Un codice dormiente che attende di essere risvegliato in ciascuno di noi. In fondo, se accettiamo l'idea che Gesù fosse un essere umano oltre che divino, allora la sua discendenza non sarebbe l'unica a portare una scintilla divina. Tutti noi, in quanto esseri umani, condividiamo questa potenzialità. Forse è questo il vero messaggio dei Rosacroce, della massoneria e di tutte le società iniziatiche che hanno attraversato i secoli. Non tanto proteggere una linea di sangue letterale, quanto preservare la conoscenza di come risvegliare il potenziale divino in ogni essere umano. Abbiamo percorso insieme un viaggio straordinario attraverso 2000 anni di storia, misteri e rivelazioni. Dai manifesti rosacrociani del XVII secolo alla figura enigmatica di Maria Maddalena, dai re merovingi ai segreti di Rennes-le-Château, dalla massoneria alla fondazione degli Stati Uniti, fino alla reinterpretazione del Santo Graal come linea di sangue.
Non tutte queste connessioni sono provate oltre ogni dubbio. Alcune potrebbero essere coincidenze, altre interpretazioni audaci, altre ancora deliberate mistificazioni, ma l'insieme forma un mosaico troppo coerente, troppo ricco di corrispondenze per essere ignorato. E se anche solo una parte di questa storia fosse vera, le implicazioni sarebbero rivoluzionarie. Non solo per la nostra comprensione della storia, ma per la nostra percezione di chi siamo e di cosa possiamo diventare. Siamo forse all'alba di una nuova era di consapevolezza. Il codice dormiente nel sangue dell'umanità sta iniziando a risvegliarsi. Le antiche profezie rosacrociane parlavano di un tempo in cui la conoscenza nascosta sarebbe tornata alla luce, in cui l'umanità avrebbe riscoperto la propria vera natura. Forse quel tempo è ora. Se questo viaggio vi ha affascinato, se ha risuonato con qualcosa di profondo dentro di voi, vi invitiamo a continuare l'esplorazione. Iscrivetevi al canale L'Antro Esoterico e attivate le notifiche per non perdere i prossimi video di questa serie sui grandi misteri della storia esoterica. Lasciate un commento condividendo le vostre riflessioni, le vostre domande o le vostre esperienze personali che potrebbero collegarsi a questa storia millenaria. La vostra prospettiva potrebbe essere la chiave che altri cercano. E soprattutto, osservate il mondo con occhi nuovi. Guardate oltre la superficie delle cose, oltre le narrazioni ufficiali, perché la verità, come la rosa che sboccia sulla croce, è spesso nascosta in piena vista. Vi ringraziamo per aver seguito questo straordinario viaggio attraverso i misteri dei Rosacroce, della massoneria e del Santo Graal. Al prossimo video, Viaggiatori dell'Anima.